Lezione 1. Corse mattutine. Quanto tempo corri di solito la mattina? Il mio obiettivo è 30 minuti, ma a volte vado di più. È impressionante. Hai un percorso preferito? Sì, adoro correre lungo il fiume. La vista è così rinfrescante. Sembra carino. Di solito corro nel parco. È tranquillo lì. I parchi sono fantastici per questo. Ascolti musica mentre corri? A volte, ma preferisco i suoni della natura. È una buona scelta. Dovrei provare anche quello. Dovresti assolutamente. Potrebbe cambiare la tua esperienza. Lezione 2. Prelibatezze locali. Dovresti assolutamente provare il loro piatto nazionale quando sei lì. Che cos'è? Ne ho sentito tanto parlare. È un piatto di riso con spezie e carne. Molto saporito. Sembra delizioso. Adoro provare i cibi locali. Anche io. Il cibo racconta tanto di una cultura. Esattamente. Quali altri piatti consigliate? Anche il pesce è fantastico. Fresco e cucinato perfettamente. Mi viene fame solo a pensarci. Pianifichiamo un tour gastronomico quando visitiamo. Lezione 3. Storia dei mafiosi. Mafiosi come Al Capone si arricchirono contrabbandando liquori durante il proibizionismo. È affascinante il modo in cui operavano a quei tempi. Giusto. Hanno avuto un'enorme influenza sulla società. Sì, e ha portato a molti cambiamenti nelle forze dell'ordine. Esattamente. È un mix di criminalità e storia. Chissà quante storie sono ancora nascoste. Probabilmente ci sono innumerevoli storie non raccontate. Sarebbe interessante saperne di più su di loro. Prima o poi guardiamo un documentario sull'argomento. Lezione 4. Idratazione e spuntini. L'idratazione è molto importante durante la nostra escursione. Porterò dei panini e della frutta per noi. Perfetto. Gli spuntini salutari sono i migliori. Esattamente. Mantengono alta la nostra energia. E i frutti sono rinfrescanti, soprattutto quando fa caldo. Sì, hai un frutto preferito? Adoro le mele. Sono anche facili da imballare. Le mele sono fantastiche. Preferisco le bacche per le escursioni. Le bacche sono deliziose. Prepariamo un mix di entrambi. Lezione 5. Delizia croccante. L'ho mangiato in un ristorante sul mare a Brighton. Ti è piaciuta la pastella croccante? Sì, era delizioso. La crisi è stata perfetta. Hai provato a farlo in casa? Io ho. Non è così facile come sembra. Qual è il tuo segreto per una buona pastella? Di solito aggiungo un po' di acqua frizzante. Lo rende più leggero. E tu? Aggiungo un po' di birra per dare sapore e croccantezza. Funziona davvero. Sembra interessante. Hai un piatto preferito con cui abbinarlo?
Lo adoro con il pesce. È un classico, non credi? Assolutamente. Il fish and chips è assolutamente da provare in spiaggia. Qual è il tuo tipo di pesce preferito? Preferisco il merluzzo. È friabile e delizioso. Cosa ti piace? Lezione 6. Conversazione sul lavoro remoto. Ehi, hai sentito parlare della nuova politica di lavoro a distanza della nostra azienda? Sì, l'ho appena letto. Sembra flessibile. Come ti senti a riguardo? Penso che sia fantastico. Posso gestire meglio il mio tempo. Preferisci lavorare da casa? Decisamente. Amo la tranquillità e il comfort del mio spazio. E le riunioni? Faremo videochiamate, ma è bello comunque lavorare in pigiama. Esattamente. Risparmia così tanto tempo anche sul pendolarismo. Hai allestito il tuo ufficio in casa? Ci sto lavorando. Mi serve una buona sedia. Cos'è essenziale per te? Una buona scrivania e una sedia comoda sono indispensabili. Ho bisogno anche di una buona illuminazione. L'illuminazione è importante. Forse possiamo aiutarci a vicenda a sistemare i nostri spazi. Lezione 7. Alimentazione sana. Assolutamente, è fondamentale includere una varietà di frutta, verdure e cereali integrali. Sono d'accordo. Una dieta equilibrata ci mantiene sani. Hai un frutto preferito? Adoro i frutti di bosco. Sono gustosi e ricchi di antiossidanti. E tu? Sono un fan dei manghi. Sono dolci e rinfrescanti. Come mangi la tua frutta? Di solito li mescolo nei frullati. Qual è la tua ricetta preferita? A me piace aggiungere lo yogurt e un po' di miele. È delizioso. Sembra fantastico. Dovrei provarlo. Pensi che dovremmo mangiare biologico? Può essere migliore per la salute, ma non è sempre necessario. Qual è la tua opinione? Penso che ne valga la pena per alcuni alimenti, soprattutto quelli che mangiamo spesso. Lezione 8. Unire le forze. Sembra promettente. Discutiamo di come possiamo unire le nostre forze. Decisamente. Penso che la collaborazione possa portare a grandi risultati. In cosa eccelli? Sono bravo a organizzare e pianificare. E tu? Sono creativo e amo il brainstorming di nuove idee. Possiamo completarci a vicenda. Di sicuro. Possiamo creare qualcosa di innovativo insieme. Qualche progetto specifico in mente? Stavo pensando ad un evento comunitario. Potrebbe essere divertente e coinvolgente. È un'ottima idea. Possiamo iniziare a pianificarlo questa settimana. Sì, raccogliamo alcune idee e vediamo cosa funziona meglio. Posso gestire la logistica se ti concentri sul lato creativo. Lezione 9. Piccoli scopi. Il tuo scopo di essere piccolo potrebbe essere divertente, ma ancora una volta sarebbe spaventoso. Avrei paura di cosa potrebbe succedere. Capisco il tuo punto. Potrebbe essere emozionante ma anche rischioso. Cosa faresti? Penso che vorrei esplorarlo, ma con cautela.
E tu? Probabilmente prima vorrei stabilire dei limiti. La sicurezza è importante. Esattamente. È tutta una questione di equilibrio. Qual è qualcosa di piccolo che ti piacerebbe provare? Mi piacerebbe provare il minigolf. Sembra divertente e rilassato. Sembra fantastico. Adoro il minigolf. Dovremmo andarci insieme qualche volta. Sì, programmiamo una giornata per questo. Non vedo l'ora. Anche io. Sarà una sfida divertente. Lezione 10. Indicazioni. Cammina dritto lungo questa strada, sarà alla tua sinistra. Grazie. È lontano da qui? No, mancano solo pochi minuti. Vedrai il grande cartello. Grande. Apprezzo il tuo aiuto. Ci vai spesso? Sì, adoro l'atmosfera lì. È un bel posto per rilassarsi. Sembra perfetto. Mi farebbe bene una piccola pausa. Cosa ordini di solito? Raccomando il caffè, è fantastico. Ti piace il caffè? Io faccio. Sono sempre alla ricerca di buoni posti per il caffè. Allora lo adorerai lì. Fammi sapere se ti piace. Lezione 11. Tapas autentiche. Hai qualche attività specifica che vorresti fare? Mi piacerebbe provare delle tapas autentiche. Sembrano deliziosi. Le tapas sono ottime da condividere. Qual è il tuo preferito? Mi piacciono molto le patatas bravas. Sono così saporiti. È un classico. Mi piacciono i gambas all'aglio, i gamberetti piccanti all'aglio. Yum! Dovremmo andare insieme in un ristorante spagnolo. Sì. Conosco un posto che serve tapas fantastiche. Perfetto! Non vedo l'ora di provarli. Quando dovremmo andare? Che ne dici di questo fine settimana? Sarà una gita divertente. Lezione 12. Hobby produttivi. Tenersi al caldo anche d'inverno, sono d'accordo che non sia solo un hobby produttivo. Assolutamente. Gli hobby possono essere così gratificanti. Cosa ti piace? Mi piace lavorare a maglia. È rilassante e mi tiene caldo. Bello! Mi piace cucinare durante i mesi più freddi. La cottura al forno sembra deliziosa. Cosa prepari di solito? Adoro preparare biscotti e pane. Riempie la casa di un profumo buonissimo. Posso immaginare. Dovremmo passare una giornata di pane insieme. Sì, mi piacerebbe insegnarti alcune delle mie ricette. Sarebbe divertente. Pianifichiamolo presto. Lezione 13. Momento tranquillo. Hai bisogno di un po' di tranquillità? È intelligente. Ricordati di fare delle pause. Sì, le pause sono essenziali per rimanere concentrati. Cosa fai durante le pause? Di solito vado a fare una breve passeggiata. Mi schiarisce la mente. E tu? Mi piace ascoltare musica o leggere un libro. Mi aiuta a rilassarmi.
Queste sono buone scelte. È bello ricaricarsi. Hai un libro preferito? Adoro i romanzi gialli. Mi tengono impegnato. Mi piacciono anche quelli. Condividiamo consigli sui libri qualche volta. Decisamente. Mi piacerebbe sentire i tuoi suggerimenti. Ne porterò un po' la prossima volta che ci incontreremo. Lezione 14. Lavori estivi. Computer o consegna della posta. Ad alcuni studenti piace il lavoro estivo. È vero, i lavori estivi possono essere una grande esperienza. Che cosa hai fatto? Ho lavorato in una libreria locale. È stato divertente stare in mezzo ai libri. Sembra fantastico. Ho lavorato in un bar. Mi è piaciuto incontrare nuove persone. I caffè possono essere luoghi vivaci. Ti è piaciuta l'atmosfera? Moltissimo. Era occupato, ma mi piaceva l'energia. Ottima esperienza. Pensi che lo rifarai? Forse. Dipende dal mio programma. E tu? Mi piacerebbe lavorare di nuovo in una libreria. È stato un momento fantastico. Lezione 15. Comunità affiatata. Assolutamente. Abbiamo una comunità molto unita qui. Qualche hobby che ti piace? Sì, adoro il giardinaggio. È rilassante e gratificante. E tu? Mi piace fare escursioni. È un ottimo modo per connettersi con la natura. L'escursionismo è fantastico. Hai un percorso preferito? C'è un bellissimo sentiero vicino al lago. Ha viste fantastiche. Sembra adorabile. Mi piacerebbe fare un'escursione lì con te. Pianifichiamo una giornata per questo. Potremmo anche preparare un picnic. Perfetto. Porterò degli spuntini. Cos'altro ti piace fare? Mi piace anche dipingere. È uno sbocco creativo per me. Lezione 16. Ingredienti interessanti. Hai sentito parlare di ingredienti presenti in bevande come latte o birra a causa della tecnica del pascolo? Sì, è affascinante come i diversi sapori provengano dai metodi di coltivazione. Esattamente. La qualità del mangime può davvero cambiare il gusto. Mi piace conoscere le origini degli alimenti. Aggiunge profondità a ciò che mangiamo e beviamo. Anche io. Hai una bevanda preferita che ti piace esplorare? Adoro provare diversi tipi di tè. Ognuno ha il suo sapore unico. Interessante. Preferisco il caffè. Ci sono tantissime varietà da scoprire. Il caffè può essere complesso. Hai provato qualche miscela unica? Sì, di recente ho provato un caffè alla frutta. È stato sorprendentemente buono. Lezione 17. Entrare nella fotografia. Ciao. In realtà, mi sto dedicando alla fotografia. È piuttosto emozionante. Sembra fantastico. Che tipo di fotografia ti piace? Adoro la fotografia di paesaggio. Catturare la natura è così gratificante. Gli scatti naturalistici sono bellissimi. Hai una posizione preferita?
C'è uno splendido parco nazionale nelle vicinanze. Lo scenario è mozzafiato. Scommetto, mi piacerebbe unirmi a te in un viaggio fotografico. Sarebbe divertente. Potremmo condividere suggerimenti e imparare gli uni dagli altri. Sì, che fotocamera usi? Ho una DSLR, ma sto imparando ad usarla meglio. Lezione 18. Diete a base vegetale. Recentemente ho letto un articolo sulle diete a base vegetale e volevo provare alcune ricette. È fantastico. I pasti a base vegetale possono essere davvero deliziosi. Ne hai provato qualcuno? Non ancora, ma sono entusiasta di sperimentare ingredienti diversi. Adoro preparare le fritture vegetariane. Sono veloci e gustosi. Ottima idea! Vorrei provare a preparare una zuppa sostanziosa. Le zuppe sono perfette per ogni stagione. Quali ingredienti pensi di utilizzare? Voglio includere lenticchie e una varietà di verdure. Sembra nutriente. Posso condividere con voi alcune buone ricette. Sarebbe fantastico. Cuciniamo insieme qualche volta. Lezione 19. Passaggi gestibili. Piccoli passaggi gestibili potrebbero funzionare. Come affronti i grandi compiti? Li divido in pezzi più piccoli. Li rende meno opprimenti. Questo è un approccio intelligente. Scrivi i tuoi compiti. Sì, tengo una lista di controllo. È bello segnare le cose. Lo faccio anch'io. Mi mantiene organizzato. Cosa ti aiuta a rimanere motivato? Mi ricompenso dopo aver completato le attività. Mi tiene eccitato. I premi sono fantastici. Mi piace concedermi uno spuntino. È una buona idea. Una piccola sorpresa può fare la differenza. Condividiamo ulteriori suggerimenti su come essere produttivi la prossima volta. Lezione 20. È tempo di qualcosa di nuovo. Ne hai bisogno di uno nuovo? Sì, hai ragione. Penso che sia ora di aggiornare il mio laptop. Posso capirlo. Il mio vecchio è così lento. Quali funzionalità stai cercando? Voglio qualcosa di leggero con una buona durata della batteria. Questo è importante. Ho bisogno di un laptop in grado di gestire la grafica per i miei progetti. Buona scelta. Hai già dato un'occhiata a qualche modello? Sì, ho cercato alcune opzioni online. È intelligente. Le recensioni possono essere davvero utili. Esattamente. Voglio assicurarmi di ottenere il miglior valore. Confrontiamo i nostri risultati e aiutiamoci a vicenda a scegliere. Lezione 21. Musica jazz e rock. Ho combinato il jazz con la musica rock. Oggi alcuni musicisti hanno mescolato anche il jazz con l'hip hop. Interessante. La fusione dei generi crea suoni unici. Assolutamente. Porta freschezza alla scena musicale. Hai un artista preferito che fonde questi stili? Mi piace davvero ascoltare Kamasi Washington. La sua musica è incredibile. Adoro il suo lavoro. Il modo in cui incorpora diversi elementi è impressionante.
Sì, è stimolante. Hai provato ad ascoltare qualche band fusion locale? C'è una grande band in città che mescola jazz e funk. Sembra divertente. Dovremmo controllarli insieme. Lezione 22. Look alla moda. Sembra elegante adesso. Impressionante. E la parte rotta? Sono felice che ti piaccia. La parte rotta deve essere sostituita. Hai già trovato un sostituto? Non ancora. Sto ancora cercando il pezzo giusto. Posso aiutarti a cercare. È sempre più facile con una seconda opinione. Sarebbe fantastico. Apprezzo il tuo aiuto. Nessun problema. Troveremo qualcosa che si adatti perfettamente. Lo spero. Voglio che sembri come nuovo. Sono sicuro che ce la faremo insieme. Iniziamo la nostra ricerca. Lezione 23. Rimanere motivati. I suggerimenti per rimanere motivati includono la definizione di obiettivi e il monitoraggio dei progressi. Assolutamente. Gli obiettivi ci danno la direzione. Come monitori il tuo? Utilizzo un'agenda per annotare i miei obiettivi e le scadenze. È una buona idea. Preferisco usare un'app per i promemoria. Le app possono essere davvero utili. Mantengono tutto organizzato. Esattamente. Che tipo di obiettivi ti poni? Mi concentro sia sugli obiettivi personali che professionali. E tu? Stabilisco obiettivi di fitness e obiettivi di apprendimento. Mi tengono sfidato. È fantastico. Motiviamoci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi. Lezione 24. Divertimento con lo shopping. Ti dispiace quando vado a fare shopping? Affatto. Ti divertirai molto ad esplorare. Cosa cerchi solitamente quando fai acquisti? Adoro trovare abiti e accessori unici. Sembra eccitante. Hai un negozio preferito? Sì, c'è una piccola boutique in centro che adoro. Dovrei controllarlo. Hanno buone vendite? Sì, soprattutto durante le vacanze. Grande. Non vedo l'ora di fare shopping con te. Lezione 25. La curiosità di Franklin. Hai sentito parlare dell'attività di stampa di Franklin? Ha avuto davvero successo. Sì, ho letto che era anche molto interessato alla scienza. Cosa ha fatto? Ha eseguito molti esperimenti. Ad esempio, ha studiato elettricità. È affascinante. Ha inventato qualcosa di importante? Sì, ha inventato il parafulmine. Era un grosso problema allora. Oh, ha davvero unito i suoi interessi. Cos'altro ha esplorato? Ha studiato anche la corrente del Golfo. Ha realizzato mappe per aiutare i marinai. È impressionante. Mostra quanto fosse curioso del mondo. Esattamente. La curiosità può portare a scoperte sorprendenti. Lezione 26. Le sfide della vita.
Hai mai avuto la sensazione che qualcosa non vada bene nella tua vita? Sì, spesso mi sento così. A volte può essere travolgente. Cosa pensi che provochi questi sentimenti? Penso che possano essere molte cose, come lo stress o problemi personali. Trovi utile parlarne? Decisamente. La condivisione aiuta ad alleggerire il carico. Che ne dici di fare delle pause? Pensi che questo aiuti? Di sicuro, un po' di tempo libero può cambiare la tua prospettiva. Sono d'accordo, a volte semplicemente allontanarsi può portare chiarezza. Lezione 27. Avventure in spiaggia. Ti piace andare in spiaggia? Oh sì, il surf è uno dei miei sport preferiti. Sembra elettrizzante. L'hai provato spesso? Cerco di andare ogni volta che posso. Le onde sono emozionanti. Posso immaginare. Cos'altro ti piace in spiaggia? Adoro costruire castelli di sabbia e collezionare conchiglie. Sono attività divertenti. Hai mai visto un tramonto lì? Sì, i tramonti sulla spiaggia sono mozzafiato. Mi piacerebbe sperimentarlo un giorno. Lezione 28. Cucina italiana. Ho sentito parlare molto della cucina italiana. È fantastico. I sapori sono così ricchi e diversi. Quali piatti consigli di provare per primi? Sicuramente pasta e pizza, ma non dimenticate il gelato. Il gelato sembra delizioso. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Dovresti provare anche la bruschetta. È un antipasto perfetto. Adoro provare nuovi antipasti. Danno sempre il tono al pasto. Esattamente. I pasti italiani sono una questione di condivisione e divertimento insieme. Mi sembra un'esperienza meravigliosa. Lezione 29. Album fotografici. Hai pensato a come organizzare il tuo album fotografico? Sì, penso che aggiungere buste per foto extra sia un'ottima idea. Mantiene tutto in ordine e consente più ricordi. Esattamente. Inoltre, aggiunge un tocco personale all'album. Hai qualche tema speciale per i tuoi album? Mi piace organizzarli per stagioni o eventi. Ha senso. È divertente guardare indietro a quei tempi. Assolutamente. Ogni album racconta una storia unica. Adoro quel concetto, fa durare più a lungo i ricordi. Lezione 30. Pianificazione del viaggio. Sei emozionato per il tuo prossimo viaggio? Sì, non vedo l'ora. Dovremmo pianificare tutto attentamente. Concordato. Pianificare in anticipo aiuta a evitare lo stress dell'ultimo minuto. E ci assicura di goderci ogni momento del viaggio. Qual è la prima cosa che dovremmo pianificare? Cominciamo con gli alloggi. È sempre più sicuro prenotare in anticipo. È una buona idea. Aiuterò con la ricerca. Perfetto! Insieme possiamo trovare le migliori opzioni. Il lavoro di squadra rende la pianificazione molto più semplice.
Lezione 31. L'inclusione è importante. Pensi che l'inclusione sia importante nei gruppi? Sì, quando tutti si sentono inclusi, sono più coinvolti. È vero. Costruisce una comunità più forte. Esattamente. L'inclusione favorisce la creatività e la collaborazione. Come possiamo promuovere l'inclusione nelle nostre attività? Possiamo incoraggiare tutti a condividere le proprie idee. È un ottimo inizio. Dare spazio a tutte le voci è fondamentale. Giusto, e aiuta tutti a sentirsi apprezzati e rispettati. Adoro il modo in cui l'inclusione può trasformare una dinamica di gruppo. Lezione 32. Fuga dalla città. Era da un po' che volevo scappare dalla città. Sembra rinfrescante. Qualche posto in mente? Magari una baita in montagna o una casa al mare. Entrambi suonano fantastici. La natura può essere così calmante. Sono d'accordo. Preferisci la montagna o la spiaggia? Adoro la spiaggia. Il suono delle onde è così rilassante. Posso capire perché. Una vacanza al mare sarebbe perfetta. Sì, organizziamo presto un viaggio nel fine settimana. Non vedo l'ora già. Lezione 33. Pasti speciali. Hai mangiato qualcosa di speciale ultimamente? Non proprio, solo un panino del bar. A volte, però, i pasti semplici sono i migliori. Vero, ma mi manca provare nuovi cibi. Qual è l'ultimo pasto speciale che ti è piaciuto? Il mese scorso ho cenato deliziosamente in un nuovo ristorante. Sembra meraviglioso. Cosa hai mangiato? Ho provato la loro paella di pesce. È stato delizioso. Dovrò provarlo la prossima volta. Lezione 34. Lista della spesa. Cosa c'è nella tua lista della spesa per oggi? Ho bisogno di latte, pane, uova e un po' di frutta. Sembra un elenco salutare. Sì, e tu? Ho bisogno di qualche snack e di qualche drink. Grande. Assicuriamoci di non dimenticare nulla. Concordato. Un buon piano di acquisto rende tutto più semplice. Inoltre, possiamo risparmiare tempo in negozio. Esattamente. Andiamo avanti allora. Lezione 35. Esplorare insieme. Voglio esplorare presto una nuova posizione. Sembra fantastico. Dove stai pensando? Forse una città vicina o un parco nazionale. Entrambe le opzioni sembrano fantastiche. Amo la natura, quindi un parco potrebbe essere rinfrescante. E anche esplorare la città può essere molto divertente. Vero. Potremmo fare entrambe le cose in fine settimana diversi. È un'idea perfetta. Pianifichiamo presto la nostra prima avventura.